Rieccoci quest'oggi, come potete vedere, con un mazzo veramente meraviglioso, ossia il mazzo delle 1001 notte. Splendido mazzo che ci riporta all'esotismo e alla magia dell'Oriente, che fa da cornice alle stese e ai significati delle varie carte, attraverso le storie e le avventure dei personaggi fiabeschi e affascinanti, tra cui Ali Baba, Aladino, Sinbad e la bellissima Sherazad. E a proposito di Sherazad, fu proprio lei che fece da perfetta narratrice di questi racconti delle 1001 notte. Infatti, come nacquero i racconti, le storie delle 1001 notte? Sherazad, appunto, fu data in sposa al sultano Shahryar, che uccideva tutte le sue spose per evitare di esserne tradito. E dunque Sherazad, che giustamente non voleva morire, escogitò un piano ingegnoso. Ossia, dopo la prima notte di nozze, iniziò a raccontare al sultano proprio queste avventure, queste novelle, queste storie così appunto interessanti, particolari, incantevoli, interrompendole però, a furbetta, sempre sul più bello e riservandosi di proseguire nella narrazione l'indomani mattina, inducendo così Shahryar a risparmiarle la vita pur di conoscere la fine di queste storie. E così, notte dopo notte, novella dopo novella, Sherazad ebbe salva la vita e fece anche innamorare il sultano. Quindi è il caso di dire vissero felici e contenti. Questa ovviamente, ragazzi, sarà una stesa a variante unica, una stesa che quindi si occupa di cercare di capire, ovviamente, che ne sarà di noi, come recita il titolo, ossia che ne sarà del rapporto che avevate con una persona, rapporto che o si è interrotto definitivamente, quindi dopo una rottura, oppure semplicemente in stand-by, dopo un allontanamento, per esempio, o anche dopo un litigio. D'accordo? Quindi è una variante, diciamo, che prevede un rapporto interrotto, comunque in stand-by, a seguito di varie motivazioni. Quindi una rottura definitiva, un allontanamento o un litigio. Utilizzerò un metodo che ho già usato tantissime volte ovviamente sul canale ed è un metodo ovviamente tipicamente utilizzato per i ritorni, composto da ben 10 carte. Esatto, molti di voi avranno già sicuramente indovinato, appunto è il metodo a 10 carte, quindi 5 coppie di carte disposte appunto a ventaglio, per cui cercheremo appunto di capire se questa persona vi pensa, che immagine ha di voi dopo questo momento non proprio positivo, diciamo, che cosa ha intenzione di fare, cosa farà e ovviamente anche l'immancabile consiglio degli arcani. Possiamo dunque iniziare a mescolare appunto il mazzo delle 1001 notte, di questo bellissimo mazzo di tarocchi per il principio di sincronicità.
Perfetto. Dunque, come appunto potete vedere, qui abbiamo la disposizione ovviamente a ventaglio e ovviamente abbiamo appunto le 5 coppie di carte che ora sto cercando di sistemare al meglio in modo che sia tutto ben visibile. Prima coppia di carte inerente a come sta vivendo questa persona questo momento di allontanamento. Seconda coppia di carta, che immagine ha di voi dopo questo momento ovviamente di allontanamento. Terza coppia di carte, cosa ha intenzione di fare, quindi le sue intenzioni. Quarta coppia di carte, il consiglio degli arcani, come è meglio muoversi in una situazione di questo genere. Coppia centrale, quindi quinta e ultima coppia, che cosa accadrà tra voi e questa persona, ovviamente ragazzi, nell'immediato futuro. Quindi cosa effettivamente farà questa persona. Veniamo ragazzi dunque alla prima coppia, vediamo un po' come l'ha presa, non l'ha presa benissimo. Qui abbiamo il 7 di spade e qui abbiamo il 6 di denari. Allora, non l'ha presa bene per niente. Il 7 di spade è una carta che parla di inquietudine, è una carta che parla di pensieri negativi, di speranze che in qualche modo stanno vacillando. Cioè questa persona teme di aver perso. La carta del 7 di spade è una carta dalle potenzialità quasi azzerate, d'accordo? Quindi dal suo punto di vista il rischio di delusione e perdita è proprio dietro l'angolo, d'accordo? È una persona che pensa di in qualche modo potervi raggiungere, di volervi parlare, di voler in qualche modo ricostruire questa situazione, ma teme che rimangano semplicemente castelli in aria, sogni irrealizzabili, illusioni prive di sbocchi, d'accordo? Cioè si rende conto che la situazione allo stato delle cose è abbastanza pesante, d'accordo? E quindi teme, ripeto, di andare incontro a delusioni e perdite. Teme di essere questa persona rifiutata da voi. Teme di essere, diciamo, messa anche alla pubblica gogna, quindi di essere anche criticata, ma non solo da voi, perché il 7 di spade è una carta che parla anche di pettegolezzi, d'accordo? È chiaro che questa persona sta cercando nuove strade e nuove strategie per poter ritornare da voi, però teme comunque il risultato. In caso, per esempio, voi abbiate bloccato questa persona su WhatsApp, telefono, eccetera, vorrebbe utilizzare un'altra strada, magari contattarvi con, ad esempio, il numero di un amico o sui social, ma teme di farlo perché obiettivamente teme la vostra reazione, d'accordo? Quindi in realtà in questo momento vede delle difficoltà abbastanza importanti e imponenti che sbarrano la strada, d'accordo? Quindi è uno stato d'ansia il 7 di spade anche nei confronti di una persona che però si ama, che si vuole, che si desidera, d'accordo? Il discorso è che la situazione è un po' problematica in questo momento e questa persona lo riconosce. La carta, tra l'altro, ragazzi, del 6 di denari ci parla di chi è in attesa di soluzioni e risoluzioni, ma di chi vede comunque anche la vostra situazione come in costante evoluzione, quindi una situazione di grande precarietà, d'accordo? Quindi comunque è una persona che in questo momento sente, diciamo, di non avere bene i piedi poggiati per terra e di essere obiettivamente un po' anche in balia della sorte. Tra l'altro il 6 di denari parla di chi vorrebbe chiedere l'aiuto di una terza persona, per esempio di un amico che potreste avere in comune, un collega, un parente, cioè avere un ponte comunicativo in modo da arrivare a voi più facilmente.
un piacere, per esempio, in caso abbiate litigato, qualcuno che possa in qualche modo cercare magari anche di farvi ragionare, in caso questa persona noti da parte vostra magari una certa rabbia e rancore. Quindi è speranzosa questa persona, perché il 6 di denari è una carta positiva che parla di chi guarda comunque verso il futuro, ma comunque ancora un futuro incerto, ancora in questo caso precario. Tra l'altro, ragazzi, il 6 di denari è una carta che parla di dubbi, di grande passione, che però appunto porta dubbi e gelosia. Quindi questa persona è anche molto gelosa di voi in questo momento, perché teme che voi possiate essere interessate ovviamente a qualcun altro. Quindi teme di avervi perso. Quindi comunque una persona, diciamo, ecco, in balia di sensazioni differenti, di emozioni diverse, però chiaramente nessuna particolarmente positiva, d'accordo? Quindi sente proprio di aver perso delle occasioni importanti con voi, perché il 6 di denari con una carta così negativa come il 7 di spade rappresenta proprio le occasioni sfumate, le occasioni mancate, il non essere stato in grado in qualche modo di usufruire magari, ecco, dei momenti e di tutto ciò che di positivo la sorte può avergli dato, d'accordo? Ma anche parla di cattivi consigli, quindi anche la presenza del classico finto amico che in qualche modo può aver cercato di lenire la sua sofferenza, finendo invece per dargli proprio i consigli sbagliati, che hanno magari portato questa persona ad allontanarsi da voi o causa addirittura del vostro allontanamento o del vostro litigio. D'accordo? Quindi sia il 7 di spade che il 6 di denari sono comunque carte che parlano di una pluralità di individui, cioè più persone che potrebbero aver messo bocca quando non dovevano, ovviamente, no? Come al solito, ecco, la classica rana dalla bocca larga, persone che parlano tanto per niente quando ovviamente non è richiesto. Ragazzi, il mondo è pieno di persone che danno fiato alla bocca, farebbero ovviamente bene a tacere, ma non tacciono, e quindi poi spesso questi sono ovviamente i risultati. Vediamo questa persona a questo punto che cosa ovviamente pensa di voi. Allora, qui abbiamo una carta bellissima, ragazzi, il giudizio, vediamo un po', e qui ecco l'8 di spade. Allora, è un po' negativa questa persona, l'ottimismo, insomma, ecco, è un concetto che conosce un po' poco. Allora, diciamo che voi rappresentate per questa persona il giudizio, cioè tutto ciò che di bello ovviamente si può incontrare nella vita. Probabilmente proprio in questo momento di allontanamento questa persona si sta rendendo conto evidentemente dell'importanza che voi avete nella sua vita, del valore che voi avete ovviamente nella vita di questa persona. Sicuramente questa persona ha visto in voi appunto una risorsa importante, la donna giusta, ovviamente meritevole di stare chiaramente al suo fianco, una sorta di colpo di fulmine, comunque un trasporto che ora questa persona prova ovviamente nei vostri confronti in maniera molto importante. Ripeto, forse proprio adesso, in questo momento che vi ha perso o che comunque vi ha lontane, d'accordo? Quindi sicuramente voi rappresentate per questa persona anche una sorta di nuova vita, d'accordo? La carta del giudizio rappresenta appunto, non in questo mazzo, in mazzi più tradizionali, appunto morti che ovviamente risorgono a nuova vita, d'accordo? Quindi una risorsa importante anche proprio per ricominciare una nuova vita. In caso questa persona sia impegnata, per esempio, voi rappresentate per questa persona il compagno, la compagna giusta per poter ricominciare ad amare e quindi iniziare una nuova storia, magari, ok? Allontanandosi dalla compagna, dal compagno ufficiale. Quindi comunque in questo momento ha un'idea di voi veramente molto bella e veramente eccellente. Il problema è questo 8 di spade successivo, cioè questa persona evidentemente è pessimista per natura, cioè vede sempre, diciamo, ecco, il bicchiere mezzo vuoto, quindi anche magari di fronte a delle difficoltà, diciamo, di banale portata, questa persona tende un po' ad esagerarne
diciamo appunto, ecco, la valenza e la validità, cioè questa persona in questo momento teme veramente, ma sul serio, di avervi perso. L'otto di spade è una carta che ovviamente parla di problemi, di chiusure, di ansie, di allontanamenti che si temono essere definitivi, di inquietudine interiore, di crisi, di insofferenza, d'accordo? Di una tensione appunto interiore molto forte, dovuta anche, di nuovo ritorna a questo discorso, a maldicenze, chiacchiere, pettegolezzi, diffamazioni, calunnie. In caso, per esempio, la vostra sia stata una storia con una persona impegnata, ecco che questa persona teme che voi magari per ripicca possiate in qualche modo magari divulgare ciò che possa essere stato il vostro reale rapporto, d'accordo? Quindi teme ritorsioni, teme ripicche, teme comportamenti infantili e dannosi, ma non necessariamente da parte vostra, bensì da parte di altre persone che circondano voi e le vostre conoscenze, d'accordo? Quindi una persona che veramente teme di aver perso il momento giusto, per cui vede il futuro in maniera un po' instabile e sente che qualsiasi suo sforzo, anche se smisurato, possa comunque non portare necessariamente, diciamo così, a successo, d'accordo? Quindi è una persona che vede la situazione in maniera un po' nebulosa. L'idea che ha di voi, ripeto, è bellissima in questo momento, d'accordo? Siete il suo giudizio, cioè la sua rinascita. Però è chiaro che comunque la situazione la vede un po' nera questa persona, lo vede come un momento di prova cruciale per la propria esistenza, però teme in questo modo di aver sbagliato, però in qualche modo, ecco, questa prova di averla fallita, una prova, ecco, abbastanza impegnativa di fronte alla quale il destino lo ha posto, d'accordo? Quindi sente di essere in una situazione particolarmente difficile. È un 8 di spade, come tutte le carte di grado ottavo, parla ovviamente di riflessione, quindi una persona che sta pensando, sta ripensando e molto spesso cambia direzione, cioè in un momento vorrebbe per esempio chiamarvi, cercarvi, eccetera, in un altro magari si ritira, preferisce stare ferma questa persona. Quindi, ripeto, una situazione caotica, confusa, di grande inquietudine e irrequietezza. Vediamo ora, ragazzi, in terza posizione che cosa ha intenzione di fare. Vediamo se riesco a prendere la carta. Allora, questa persona, re di spade e asso di pentacoli. Allora, ragazzi, questa persona vi vuole sentire, ok? Quindi su questo non ci piove. L'asso di pentacoli è una carta che parla di notizie, quindi come tutti gli assi, d'accordo? Quindi notizie. Di solito notizie scritte, quindi potrebbe volervi scrivere un messaggio piuttosto che WhatsApp, Telegram, social, eccetera, eccetera. D'accordo? Quindi c'è la volontà di contattarvi, ok? Contattarvi anche magari facendovi una sorpresa, perché l'asso di denari è la carta delle sorprese. Dunque, questa persona conta di sentirvi anche entro breve tempo, perché l'asso di denari, come tutti gli assi, rappresenta tempistiche veloci. Questa persona è un po' frenata però dallo scrivervi da questo re di spade, cioè questa persona teme, diciamo, in qualche modo di incorrere, incappare in un eventuale rivale. Il re di spade è proprio il rivale. Quindi, in caso voi siate impegnate, questo re di spade è il vostro compagno, senza ombra di dubbio. In caso voi non siate impegnate, questa persona teme che voi comunque abbiate qualcun altro, o che nel frattempo, durante la vostra rottura, allontanamento, voi abbiate trovato qualcun altro. Quindi teme di rischiare comunque un litigio con una persona che è già al vostro fianco. Ve l'ho detto, ragazzi, con il 6 di denari, che comunque questa persona è gelosa. Quindi teme di avere un rivale. C'è qualcuno
che magari vi ronza attorno, di cui lui conosce l'esistenza, ecco, questo qualcuno è questo fumo negli occhi, questo re di spade. Quindi rappresenta anche magari una sua paura, Voi potreste non avere nessuno al vostro fianco, ma dal suo punto di vista, diciamo che la probabilità che voi abbiate qualcun altro è molto elevata, nonostante voi siate magari single. Quindi teme comunque di creare problematiche, magari anche a voi, ma magari soprattutto a se stesso. Quindi l'unico freno, diciamo, a questo scrivervi, magari anche in questi giorni velocemente, ecco, è rappresentato proprio da questa ipotetica figura maschile, perché il re di spade è un'energia maschile molto belligerante, ostile, che potrebbe ovviamente non gradire le sue attenzioni nei vostri confronti. Cioè, teme guerra aperta a questa persona. Ha paura di creare scandalo. Motivo per cui questa persona si ferma o comunque rallenta. Perché, ripeto, le tempistiche dell'asso di denari sono tempistiche comunque veloci, ma frenate da questo re di spade, che comunque rappresenta riflessione, lucidità, necessità di stare coi piedi per terra, di ragionare spade lucidamente per evitare problemi, cioè un'energia maschile potenzialmente ostile, oppositiva e ovviamente nociva, dannosa, anche e soprattutto per il suo equilibrio. Però, ripeto, questa persona conta di sentirvi, ha voglia di sentirvi, questo ovviamente nelle sue intenzioni. Vediamo ora, ragazzi, in quarta ovviamente posizione il consiglio. Allora, 3 di bastoni e 8 di coppe. Allora, il consiglio è quanto mai intelligente secondo me, perché ovviamente vi si invita in qualche modo a non preoccuparvi troppo, in qualche modo a non disperare, perché comunque 3 di bastoni è una carta che parla sì di una certa attesa, ma comunque di problematiche che stanno per terminare, situazioni positive che stanno per tornare, problematiche che, ripeto, stanno per rientrare, d'accordo? Quindi sicuramente è una carta molto bella, vedete qui c'è un nuovo orizzonte che ovviamente fa ben sperare, quindi sicuramente è una carta positiva. Qualcosa sta arrivando, qualcosa arriverà a voi, qualcosa di concreto, parliamo di bastoni, quindi una riappacificazione o comunque un chiarimento, d'accordo? È una carta che parla di tregua, della fine di una pena, di un allontanamento, quindi un miglioramento assolutamente c'è, d'accordo? È una carta che parla di risoluzione, quindi anche della presenza di un intermediario, quindi di un amico, di qualcuno che possa fare da ponte, una carta che parla di consolazione, di nuove prospettive, di accomodamento, di riannodare comunque dei rapporti, anche semplicemente delle comunicazioni. Quindi è una carta che parla di situazioni positive in arrivo e difficoltà che scompaiono, di progetti che si realizzano e, ripeto, anche alla fine di momenti di litigio, belligeranza, quindi situazioni negative. È però, ripeto, una carta che parla di attesa, quindi è inutile disperarsi, ma è anche inutile star lì ad aspettare giorno per giorno la sua telefonata, il suo messaggio, il chiarimento. Il 3 di bastoni vi dice: quest'uomo tornerà, questa persona sicuramente si farà viva, questa persona non è sparita e conta di non sparire assolutamente, lo abbiamo visto con l'asso di denari, ma è una persona che in questo momento ha tante paure, lo abbiamo visto dall'inizio della stesa, 7 di spade, 8 di spade, re di spade. Questa persona ha tante paure, d'accordo? Di conseguenza, questa persona vuole chiamarvi,
vorrebbe farlo anche in questo momento, ma queste paure frenano questa persona. Prima o poi però 3 di bastoni ci garantisce che questa persona evidentemente in qualche modo supererà queste paure. A voi non resta fare altro che aspettare, ma in maniera attiva, non da spettatore passivo, ossia andando avanti con la vostra vita, perché prima o poi, ripeto, questa situazione rientrerà nelle difficoltà. L'8 di coppe infatti vi consiglia quindi di non esagerare nel concentrarvi su questa situazione. La vostra vita deve andare avanti, io lo ripeterò fino allo sfinimento, la vita è preziosa istante per istante, quindi è inutile concentrare la propria esistenza sul pensiero di una persona, torna, non torna, mi chiama, non mi richiama. Andate avanti con la vostra vita, progettualità, amicizie, lavoro, studio, carriera. C'è la vostra vita in prima battuta, questo sempre, perché tanto questa persona tornerà, ha delle paure però che deve affrontare, delle situazioni concrete da sistemare e lo farà, ma nel frattempo a voi spetta unicamente di recuperare la vostra serenità, dice l'8 di coppe. Quindi cercate comunque di distrarre la mente, 8 di coppe, di allontanarvi emotivamente da questa situazione difficile, certo, è ovvio che è difficile, parliamo di sentimenti, ma bisogna iniziare a farlo. Quindi cercate di mantenere distacco emotivo da questa situazione, non dalla persona, ma da questa situazione, perché l'8 di bastoni vi ricorda che anche se in via di risoluzione, comunque è una situazione instabile. Ripeto, in via di risoluzione, ma comunque è una situazione instabile. Quindi è inutile star lì a pensarci, perché tanto comunque le tempistiche dipendono dall'altra persona. Ci sono cose che noi non possiamo controllare, tra cui le paure dell'altra persona, le situazioni concrete della sua vita che deve sistemare, il karma. D'accordo? Quindi ci sono cose che non sono e non saranno mai sotto il nostro controllo. L'8 di coppe è una carta che parla anche di richiesta di scuse, di ricompense. Quindi, in caso questa persona abbia compiuto gravi errori nei vostri confronti o mancanze, tornerà chiedendovi scusa. Ma ci vuole del tempo. E nel frattempo voi cosa dovreste fare? Stare lì alla finestra ad aspettare? Oppure magari è il caso di vivere la nostra vita giorno per giorno, dando alla nostra vita la giusta importanza. Concentriamoci su noi stessi, sui nostri progetti. D'accordo? Perché la situazione qui si sistemerà, certo. Ci vuole un po' di tempo, ma si sistemerà. D'accordo? Quindi quello che vi viene consigliato è distacco emotivo, perché la situazione è in via di risoluzione, ma rimane comunque ancora lenta e instabile. Non molto lenta, ripeto, ma rallentata da delle paure da parte di questa persona. Quindi non è una situazione grave, ma come tutto ciò che nella vita richiede riflessione e anche una certa maturità e saggezza, ovviamente richiede anche del tempo per evolvere. È una matassa, no? Che deve essere ovviamente dipanata, quindi diamo tempo al tempo. Questo è il consiglio, ovviamente, degli arcani. Vediamo ora, ragazzi, in ultima posizione, che cosa appunto accadrà a livello proprio pratico e concreto. Allora, sulla carta del 10 di spade abbiamo il 4 di bastoni. Perfetto. Allora, sulla carta della separazione, della rottura, dell'allontanamento, insomma delle grandi difficoltà date ovviamente dal 10 di spade, abbiamo il 4 di bastoni, la carta dell'alleanza, della fioritura, della riappacificazione del rapporto.
Allora, carte ovviamente molto belle, il 4 di bastoni chiaramente, che alleggerisce di molto il 10 di spade. Ecco, sono 2 carte che accostate in questo modo, ovviamente, quindi prima 10 di spade e poi 4 di bastoni. È chiaro che qui abbiamo un momento molto importante, voluto anche tanto dalla sorte, quindi dal karma, un momento di cui approfittare, di cui approfitterete voi, ma soprattutto l'altra persona, quindi un momento di piccolo vantaggio, d'accordo? Quindi una occasione di cui approfittare, un piccolo miglioramento che porterà ad evoluzione e quindi andrà a risistemare, diciamo, la situazione. Può essere anche una vittoria su pettegoli, nemici, abbiamo detto, no? Che ci sono tante persone che in questa storia o situazione hanno parlato troppo per niente, d'accordo? Ecco, verranno zittite queste persone, quindi la situazione andrà sicuramente a migliorare. I problemi troveranno soluzione, appunto, e le pene si andranno alleggerendo, d'accordo? Quindi c'è proprio l'attenuazione di tutta la negatività vista sino ad ora, soprattutto dei pensieri molto negativi, ovviamente, da parte di questa persona. Dunque parla di una ventata di buon umore, di un momento di fortuna, di un'occasione da afferrare al volo, in favore della sorte o magari anche da parte di un'altra persona, un vero amico però questa volta, che porterà quindi ad un guadagno temporaneo, ad un successo, d'accordo? Quindi anche dopo un momento particolarmente difficile dato appunto dal 10 di spade. Questo porterà al 4 di bastoni. Cosa vuol dire? Porterà ad una situazione equilibrata. Le carte di grado quarto parlano di stabilità. Le 4 gambe del tavolo, il 4 di bastone ad esempio, le 4 mura di casa. Quindi la situazione andrà a riequilibrarsi. Parla di ovviamente riunioni, parla di un ritrovarsi, di un momento di divertimento, quindi anche di conversazioni molto belle, utili, di una armonia e serenità ritrovate. È una carta anche che parla di rapporti sentimentali che di nuovo ritornano in auge, quindi voi percepirete di nuovo il forte legame che vi unisce a questa persona. È una carta che parla di stabilità affettiva, ma anche di affinità, una affinità, diciamo, sia mentale, ma anche e soprattutto, per esempio, erotica, perché è una carta che parla anche di fecondità, Quindi è una carta che parla proprio di un'aria pacificazione che vi permetterà di ritrovare questo rapporto e anche questa persona. D'accordo? Quindi è una carta che comunque vi invita ad attendere e pazientare, come vi veniva consigliato dal 3 di bastoni, perché in questo momento, pur percependo voi un momento di stasi, di blocco, di fermo, questo momento è necessario per portare soprattutto l'altra persona, lo abbiamo visto, a comprendere ancora di più la vostra importanza e a cercare di risolvere tutte le problematiche che questa persona si porta dietro. Ma è una carta che parla del coronamento di un'impresa e quindi di successo, è una carta che parla di fioritura, il 4 di bastoni. Quindi è una carta che parla di concretezza, ragazzi, di sicurezza per quanto riguarda questo rapporto. Cioè i dubbi verranno meno. Se non altro è una carta che parla di chiarimento. Poi ovviamente, ragazzi, come sempre spetterà a voi decidere se portare avanti questa situazione o meno. Sicuramente, guardando ovviamente come focus l'altra persona, questa persona cercherà di forzare, diciamo, la mano, il destino aiuterà questa persona e quindi vi ritornerà. Per quanto riguarda le tempistiche, ripeto, 4 di bastoni non è una carta lenta, d'accordo? Quindi copre un lasso di tempo grosso modo, va da un mese sino al massimo alla primavera, perché il 4 di bastoni come carta è legata ai primi giorni del mese di aprile. Quindi, diciamo, ripeto, un lasso di tempo che va da circa un mesetto sino ad un massimo, diciamo 2-3 mesi, quindi grosso modo sino alla primavera.
Dunque, direi stesa ovviamente dal lieto fine, una stesa molto bella secondo me, che analizza nel dettaglio la posizione dell'altra persona ovviamente nei vostri confronti. Ovviamente, ragazzi miei, come sempre, mi raccomando, da parte vostra forza, coraggio, determinazione, come sempre mettetevi come priorità. Ovviamente ascoltate, in caso lo vogliate, il consiglio di questi meravigliosi tarocchi delle 1001 notte e dunque ovviamente come sempre buon percorso karmico e a presto!